Jack e la pianta di fagioli. C'era una volta un bambino di nome Jack che viveva con sua madre e la mucca Margherita. Erano così poveri che un giorno sua madre disse: «Non va bene, Jack, dobbiamo vendere Margherita». Rispose Margherita. «Oh no», rispose Jack, «portala al mercato e assicurati di ottenere un buon prezzo per lei». Così Jack, molto tristemente, partì per il mercato. Jack camminava molto lentamente attraverso il bosco con Margherita, sapendo che ben presto le avrebbe dovuto dire addio. Improvvisamente incontrarono di fronte a loro un anziano signore che si offrì di comprare la mucca Margherita. «Ti darò 5 fagioli magici per lei». Jack prese i fagioli, baciò Margherita sull'orecchio e, davvero molto triste, tornò indietro verso casa di sua madre. La madre di Jack era davvero molto, molto arrabbiata. «Ah, sono davvero molto, molto arrabbiata!» e gettò i fagioli fuori dalla finestra. E il povero Jack andò a dormire senza cena. Ma mentre Jack dormiva, i fagioli crebbero e divennero una gigantesca pianta di fagioli. Cresceva in alto, in alto, in alto, sempre più su. Il giorno dopo Jack la trovò. «Wow!» disse incredulo. «Voglio scalarla!» Su e su, sempre più in alto. Jack ormai aveva superato le cime degli alberi più alti e andò ancora più in alto degli uccellini e passò anche attraverso le nuvole. In cima alla pianta Jack trovò una casa. Apparteneva a un gigante. Jack vide del cibo molto invitante sulla tavola, ma prima che potesse raggiungerlo, udì: «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci!» Jack non sapeva che fare. Corse, sempre più veloce. «Che siam vivi o che siam morti, di loro mi papperò i loro succi!» Jack velocemente si nascose dietro la tenda. Il gigante continuava a guardarsi intorno, ma non riusciva a vederlo. Così si mise a mangiare e contare il suo oro. Poco dopo si addormentò. Jack prese coraggio e velocemente uscì da dietro la tenda. Afferrò la borsa d'oro e, in men che non si dica, uscì dalla finestra e discese la pianta di fagioli. La madre di Jack era davvero molto, molto felice. «Oh, come sono felice! Viva!» Il giorno dopo Jack scalò di nuovo la pianta di fagioli. Ma prima che potesse solo assaggiare il cibo sentì: «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci!» Jack saltò vicino alla finestra e silenziosamente si mise dietro la tenda. Il gigante continuava a guardarsi intorno, ma di nuovo non riusciva a vederlo. Così mangiò il suo cibo e poi chiamò la sua gallina. «Gallina, vieni presto qua!» Le chiese di deporre un uovo. «Deponi un uovo!» Così la gallina depose un grosso uovo d'oro. Il gigante si addormentò. Jack velocemente prese la gallina, corse alla finestra e molto velocemente si calò giù dalla pianta di fagioli. La madre di Jack fu ancora più felice. Evviva, come sono felice! Il giorno dopo, Jack scalò la pianta di fagioli per la terza volta. Ma prima che riuscisse a mangiare qualcosa, udì: «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci!» Il gigante si guardò intorno, ma proprio non vedeva niente. Così mangiò il suo pasto e si addormentò.
Quando si addormentò, un'arpa magica iniziò a suonare da sola una splendida melodia. Jack uscì fuori dalla tenda, si avvicinò all'arpa e la afferrò. Iniziò a correre verso la finestra, ma l'arpa iniziò ad urlare: «Aiuto! Un ragazzo vuole rubarmi!» E il gigante si svegliò. Jack corse e velocemente discese la pianta di fagioli, ma il gigante lo stava inseguendo. Attraversò le nuvole e arrivò fino dagli uccellini e superò le cime degli alberi. Quando finalmente fu a terra, prese un'ascia e iniziò a tagliare la pianta di fagioli. Il gigante, che stava ancora scendendo, cadde a terra con un grosso tonfo. Il gigante era morto e Jack e sua madre divennero così ricchi da potersi permettere di ricomprare la mucca Margherita. Alla fine erano tutti molto felici.